Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare di 10 oggetti per la cura di sé di cui hai bisogno. 10 oggetti che utilizzo tutti i giorni, 10 oggetti che tengo personalmente sia nella mia camera ma anche generalmente nel mio bagno, nella mia casa. Sono oggetti sia che parlano, che vengono utilizzati per la cura esteriore ma anche per la cura interiore. In ogni caso la cura di sé è un po' un argomento a tutto tondo, può essere sia interiore che esteriore, è un po' quello di cui parlo sul mio canale nel momento in cui parlo di come arrivare alla versione migliore di se stessi. Ovviamente la cura di sé, sia a livello esteriore che interiore, è qualcosa di cui devo parlare. Per chi non mi conoscesse, il mio nome è Marco Delia, parlo su questi social, su questo canale di come arrivare alla versione migliore di se stessi, documentando il mio percorso su come cerco e sperimento sia a livello interiore che esteriore di fare questa cosa. Sono partito dal mondo della moda, dal mondo superficiale, diventando Mr. World Italy, del mondo della recitazione e dello spettacolo, per poi diventare quasi yogi full time, quindi dedicandomi molto di più alla mia crescita interiore, alla mia crescita spirituale, e adesso facendo contenuti online praticamente come lavoro full time. Quindi se volete darmi un'occhiata anche su Instagram vi lascio il link in descrizione. Ma oggi parlo di 10 oggetti che veramente utilizzo sempre e che mi hanno veramente cambiato la vita e che dovresti provare a utilizzare per fare quello scalino, fare quel passo anche te verso una versione migliore di te. Non è una classifica, semplicemente sono tutti oggetti pazzeschi per ogni motivo. Ve li lascio anche in descrizione se volete dargli un'occhiata al link Amazon. Sono link affiliati, quindi ovviamente se cliccate su un link e comprate qualcosa supporterete anche il mio canale, quindi mi fareste anche un piacere. L'oggetto numero 1 su 10 è un nettalingua che ho scoperto in realtà qualche anno fa e semplicemente lo utilizzavo per pulirmi dopo che magari stavo male per un periodo, magari avevo il raffreddore, o dopo che magari uscivo per una serata in cui si beveva qualcosa o altro, proprio non mi piaceva rimanere con l'odore in bocca, quindi un po' per l'alito, mi sono comprato un nettalingua, quindi anche per l'igiene orale. Ma poi ho scoperto l'oil pulling, una tecnica di detox di cui ho parlato anche in un mio video in cui parlavo proprio di detox in 10 minuti della Ayurveda. È una tecnica per cui prendi dell'olio di cocco, te lo metti in bocca e inizi a fare come se fosse praticamente un mouthwash, come se fosse un colluttorio per 10 minuti alla mattina a stomaco vuoto mentre fai le altre tue cose, tipo la skincare, e ha un detox completo potentissimo. L'unica cosa, poi le tossine, le cose rimangono un po' sulla lingua, l'ho già spiegato nel video se vuoi dargli un'occhiata, e quindi con il nettalingua vai proprio a pulire tutte le cose rimaste, i residui rimasti e le tossine sulla lingua. E in più anche per l'alito, per l'igiene, per le carie, per tantissime cose ha un sacco di benefici. La lingua è un organo, è una parte importantissima collegata a tutto il resto del corpo, anche a livello circolatorio, quindi avere la lingua pulita aiuta tantissimo, anche semplicemente per l'alito, la cura di sé e l'igiene, quindi dategli un'occhiata. E va a costarvi quanto? 5 euro. La seconda cosa è quella che vedete qui dietro ed è una lampada di sale. La lampada di sale mi è stata regalata in realtà l'anno scorso per un compleanno o un Natale, non mi ricordo, ma l'ho sempre voluta, mi è sempre piaciuta e io l'ho messo come oggetto di cura di sé, anche se è proprio bello da vedere, perché come vedete a me piacciono le luci, qua ho 2 o 3 luci, quella con cui anche sto registrando, però la lampada di sale dà questa proprio luce calda, continua, che è proprio benefica. Si dice anche che a livello di cromoterapia questa luce calda sul rosso, arancione e rosa aiuti anche per calmare la mente prima di andare a letto o nei momenti di meditazione. Inoltre si dice che il sale, nel momento in cui viene riscaldato, questo sale rosa dell'Himalaya, se è originale, può aiutare a purificare la stanza, può aiutare a purificare l'aria, può aiutare anche a eliminare le energie negative, e anche si dice che aiuti per quando qualcuno ha troppe frequenze dovute a oggetti tecnologici nella stanza. Insomma, sono varie cose. Comunque in descrizione vi lascio anche un link a magari un sito che parla dei benefici della lampada di sale. In ogni caso, anche se non credete queste cose, è semplicemente bella da vedere e la luce può aiutarvi comunque molto prima di andare a letto. Ricordatevi che andare a letto e dormire correttamente è una delle cose migliori per la cura di sé, quindi nel momento in cui c'è qualcosa che ti aiuta a dormire meglio, perché no? E a proposito di dormire meglio, nel momento in cui vai a dormire, una delle cose essenziali che io consiglio sempre di avere, sia per la pelle ma anche per i capelli, è una federa in seta. Io ne ho di vari tipi, lo consiglio sempre quando vi parlo della mia routine di capelli, quando parlo anche della mia routine di beauty care, di doccia, di come avere i capelli meno crespi, perché la federa in seta è qualcosa che ho scoperto negli anni e che mi ha aiutato tantissimo. Aiuta a far rimanere i capelli migliori e aiuta a far rimanere il riccio, i capelli mossi o i capelli comunque in styling per più tempo, aiuta a avere i capelli meno crespi, aiuta a averli meno statici,
pratici, e in più è anche utile per la pelle, perché lo sporco non si accumula per troppo tempo come sul cotone, quindi anche i pori rimangono più puliti, nel momento in cui ti lavi rimangono più puliti, anche il trucco, insomma per varie cose i brufoli rimangono meno, i pori rimangono più puliti, quindi anche i punti neri, per vari motivi, anche semplicemente le rughe, per tantissimi motivi, magari costa un po' di più, è un investimento, però quando ce l'avete poi siete a posto, l'importante è tenerla correttamente e quella è anche un'ottima mano. Terza cosa invece, appena alzati, la cosa che aiuta tantissimo è una bottiglia in rame. Ho già fatto un video in cui parlo di tutti i benefici della bottiglia in rame, è anche un argomento un po' controverso perché c'è gente che dice no, non è vero, gente che dice è un placebo, gente che dice no, anzi fa male. In realtà se voi cercate benefici bottiglia di rame su Google, la prima cosa che trovate sono 10.000 siti in cui vi spiegano anche a livello scientifico perché il rame fa bene. Ovviamente la bottiglia deve essere fatta in un certo modo, bisogna tenerla pulita in modo che il rame non vada a intossicare per troppo tempo l'acqua, e l'acqua non va tenuta per troppo tempo nel rame, perché il rame in realtà, se è troppo, può anche fare del male all'organismo. Però fatto in un certo modo e tenuto in un certo modo, è una tradizione che in India si fa per tantissimo tempo. Nell'Ayurveda si beve solamente da recipienti di rame, perché non solo va, secondo l'induismo o comunque l'Ayurveda, a purificare le energie dell'acqua da un karma negativo, va a renderlo con karma positivo, ma va anche proprio a essere un disintossicante, va proprio a essere un purificante, a eliminare il 99% dei batteri che ci sono contenuti all'interno dell'acqua. Soprattutto se noi beviamo da bottiglie di plastica oppure dal rubinetto, avere invece una bottiglia di rame e tenersela qua, dato che comunque una bottiglia bisogna averla sempre a fianco al letto per bere la mattina, che è una delle cose migliori da fare quando ti alzi, per riattivare il tuo metabolismo, perdere anche peso, avere tanti benefici, perché non tenerla di rame? Prima di andare a letto riempi la bottiglia con l'acqua di rame e semplicemente te la tieni lì. Inoltre, se hai un comodino o una scrivania in legno, si dice che una bottiglia di rame, un contenitore di rame, un recipiente di rame con dell'acqua dentro su una superficie di legno vada anche a portare queste vibrazioni positive al resto della stanza o comunque attorno. Piccola chicca. Al numero 5, l'incenso o una candela, comunque un fuoco all'interno della stanza. Fin dall'epoca dei Romani hanno capito che avere un fuoco all'interno di una casa, all'interno di una stanza, dà un certo tipo di atmosfera, purifica l'aria in un certo modo. Nel Bhuta Shuddhi, quindi nello yoga, c'è proprio questa cosa della purificazione degli elementi, e il fuoco è una delle cose che purifica di più in assoluto. Quando hai un fuoco vicino, una fiamma vicino, aiuta molto. Ci sono anche degli incensi che sono molto utili, purificano la stanza sia di energie, ma sono anche utili per la meditazione, per la cura di sé, e ce ne sono di tantissimi tipi. Io in descrizione ho fatto un sacco di ricerche, vi lascio i miei preferiti, che è proprio una gamma dei migliori per qualità anche che utilizzano in India, e anche dell'incense burner, quello che brucia l'incenso migliore secondo me. E invece la candela, idem, è una fiamma, diciamo che a livello spirituale ha meno un significato confronto all'incenso, che può essere utilizzato anche in base all'incenso in vari modi. Io preferisco i coni, però si può utilizzare in vari modi. La candela invece è più una forma di relax, è più una forma di, ok, è comunque una fiamma, però è qualcosa che si accende la sera, si accende in una situazione particolare, si accende quando si ne ospiti, o anche per avere un po' di calore attorno, per dare quell'atmosfera anche in una notte particolare molto piacevole. Io ho una piccola collezione di candele a cui tengo molto, ho fatto anche delle ricerche, ci sono youtuber che seguo proprio di candele che sono pazzeschi, e vi lascio anche le mie candele preferite, un video in cui parlo di candele in descrizione. Al numero 6 ne ho parlato nel video precedente quando ho parlato di routine di capelli, ed è un pettine in legno di sandalo. Nella vostra routine di capelli non potete che non avere un pettine, e un pettine in legno di sandalo è il pettine migliore. Pettinateveli quando volete, io preferisco pettinarmi i capelli quando ho il balsamo, la maschera sopra, mentre ho il prodotto, e poi vado ad asciugarli in modo naturale, però mentre li pettino, avere un pettine in legno di sandalo, soprattutto di sandalo, aiuta molto, perché uno può essere, è più probabile che sia a denti larghi, infatti la maggior parte dei pettini in sandalo vengono venduti con i denti larghi, quindi già a denti larghi crea dei boccoli migliori, soprattutto se avete dei ricci o dei mossi, e vanno anche a stressare meno il capello. Due, è meno statico, anzi
praticamente non è statico e quindi va a increspare meno il capello, va a rovinare meno il capello, ed è una piccola chicca della self-care che vi può essere utile. A proposito, ho appena lasciato asciugare i capelli, quindi scusatemi, non avevo altro tempo di farli asciugare, quindi si stanno asciugando durante il video, scusatemi se oggi sono così. Al numero 7, una pianta o una pietra o comunque un qualcosa di organico nella propria stanza. Io ho un bonsai, ho delle pietre che mi piacciono tantissimo, e quindi comunque qualcosa che abbia un'energia di vita, un po' di vita all'interno della stanza. Avere delle piante in casa ha tantissimi benefici, non solo per la purificazione dell'aria, ma anche proprio a livello di energia. Idem per le pietre, idem se avete delle pietre, prendetevi la vostra preferita, o comunque tendenzialmente si preferisce magari l'ametista o questi tipi di pietre che si dice che possono anche purificare l'aria e le cose attorno a sé, ma vedetevi, anche se non ci credete a queste cose, c'è un sacco di studi dietro la cristalloterapia. Io non sono sicuramente la persona più adatta a parlarne, però anche semplicemente da persona che non ne sa niente o non ci crede, se c'è qualcosa che può aiutare la mia crescita devo semplicemente comprarla e tenerla lì, perché no, alla fine è meglio che non aver niente. Quindi la tengo lì, ho le mie pietre preferite, ogni tanto me ne è regalata qualcuna, ogni tanto quando ne vedo qualcuna mi piace, mi guardo su internet i benefici e me la tengo lì nella stanza, e basta. C'è anche l'orgonite, che è una cosa che è molto carina da avere, e quindi tendenzialmente anche semplicemente una pianta può essere utile. Avere un po' di vita nella stanza sicuramente dà un certo tipo di atmosfera. Numero 8 è un deodorante particolare, un deodorante in allume di rocca. Secondo me è il deodorante migliore che si può avere. È un deodorante che in realtà costa poco e lo trovate anche al supermercato. Vi lascio comunque il link in descrizione su Amazon se volete dargli un'occhiata. Io l'ho scoperto circa un anno fa e da quando lo utilizzo, a parte che dura una vita, quindi tu semplicemente lo metti sotto un po' l'acqua, poi te lo applichi dopo la doccia e per tutta la giornata, un giorno e mezzo, praticamente non vai a puzzare. Ma facendo tutte le mie ricerche sui deodoranti ho capito che ci sono dei deodoranti che bloccano la sudorazione, deodoranti che invece vanno a rimuovere un po' quel cattivo odore, e questo non è né uno né l'altro, è un po' una via di mezzo che non va proprio a bloccare la sudorazione, che non sarebbe una cosa così tanto sana, e non va nemmeno a entrare però con i sali all'interno del corpo, che anche quella non è una delle cose più sane. Semplicemente se ne sta lì, evita che si creano i batteri, da determinati tipi di benefici, anzi veniva utilizzato anche durante la rasatura per cicatrizzare o per aiutare la cura di alcuni tagli che si facevano, ed è una cosa con cui in realtà mi sto trovando benissimo, non ho mai avuto problemi. Ho visto un sacco di persone a cui l'ho consigliato che poi mi hanno ringraziato per averglielo consigliato, quindi lo utilizzo sempre. Ci sono stati momenti come Alexansi in cui proprio tutto il giorno sudavo tanto e fidatevi ragazzi, tiravo via la maglietta la sera e non c'era nessun odore. Impazzesco. Poi se volete mettervi il deodorante anche sulla parte davanti o comunque dietro della schiena, io preferisco quello al borotalco neutro il più possibile, quindi quello sotto lì e poi il borotalco davanti e dietro, siete al top. Al numero 9, una vision board. È qualcosa che io ho costruito tempo fa e che adesso dovrei rinnovare, quindi probabilmente adesso vedrete personaggi o cose che sopra non sono super corretti, erano di una versione di Marco un po' indietro, però una vision board che attaccata al muro vi ricorda costantemente dove volete arrivare, chi siete, quali sono i vostri obiettivi e le persone che ammirate. Qualcosa anche che vi dà proprio una motivazione, una continua affermazione positiva costante, anche solo visiva, un reminder che vi può aiutare in tante situazioni. Io nella mia vision board avevo messo sia delle visualizzazioni che faccio tra l'altro ogni tanto, guardandolo, delle meditazioni, avevo messo proprio delle visualizzazioni di dove vorrei essere, come il Giappone, la libertà finanziaria, i contenuti sui social e altro, e poi anche persone che ammiro o comunque che appena le vedo mi danno un po' quella sensazione di ok, io voglio essere più o meno in una situazione simile della sua, e quindi mi motiva anche solo guardandomi negli occhi ad essere la versione migliore di me stesso, oppure mi ricorda che lui ha fatto tanto per arrivare lì e quindi che anch'io non ho nessuna scusa per arrivarci. È un po' una motivazione costante che può essere utile. Comunque vi lascio in descrizione, appena faccio un nuovo video sulla vision board che uscirà probabilmente a breve, ve lo lascio anche quello in descrizione. E l'ultima cosa, ovviamente, numero 10 sono i libri. Ragazzi, non potrei enfatizzare abbastanza quanto importanti sono nel mondo della crescita personale, nel mondo della crescita interiore, i libri. Da un libro si impara veramente tutto. In poche pagine sono raccolte tutte le informazioni che tendenzialmente una persona impara in anni e anni e anni della sua vita, se non in tutta la propria vita.
vita. Quindi veramente informazioni racchiuse e ha un valore estremo. Io dai libri ho imparato tantissimo da quando ho 18 anni che leggo libri più che altro manualistici, quindi di crescita o comunque cose che mi servivano per determinati momenti della mia vita. Attualmente sto leggendo il Bhagavad Gita, che è un libro di spiritualità indiana, ma ogni libro mi ha aiutato tantissimo, ogni libro mi ha aperto porte, ogni libro mi ha fatto capire cose nuove, essere più consapevole, quindi veramente è qualcosa che non si può enfatizzare abbastanza quanto siano importanti. E anche se un audiolibro può aiutare ogni tanto, un podcast, avere proprio fisicamente un libro da poterselo portare in giro e comunque starci lì e nel momento in cui leggi è come se fossi concentrato, quindi mediti quasi su quello su cui sta leggendo, è veramente qualcosa di pazzesco. Quindi vi lascio in descrizione un video in cui parlo dei miei libri preferiti sia per la crescita o comunque che consiglio, e anche il mio store Amazon in cui vi faccio vedere i miei libri preferiti. Quindi ecco qua ragazzi, non voglio rendere il video troppo lungo, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Lasciatemi nei commenti che cosa ne pensate, se avete un oggetto di cura di sé, della cura della persona, sia interiore che esteriore, di cui volete farmi sapere l'esistenza o magari di cui volete che io parli un po' più in modo approfondito, e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!